Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo lo spezzatino di maiale con patate, una ricetta facile, veloce, fra virgolette veloce, non è che hai bisogno di 3 ore di cottura per farla pronta, hai bisogno di circa un'ora fra preparazione e poi che te la stai sbranando. Vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Cominciamo dal maiale. Allora, potete utilizzare qualunque tipo di taglio del maiale, però ricordatevi che ci deve essere una buona percentuale di parte magra, quindi magari un po' di lonza, poi magari potete mettere anche un pochino di pancetta, oppure potete mettere la spalla che ha anche la sua parte sia magra che grassa, così come anche la coscia, eccetera eccetera eccetera. Insomma, del maiale si può utilizzare per questa ricetta qualunque parte, ok? Calcoliamo sempre 1 chilo, addirittura, anzi qualcosa di più che rende ancora questo piatto ancora più speciale, metterci anche dei pezzi di cotenna all'interno. Quelli sono fondamentali perché poi quando li troverete, ma che cosa ve lo dico a fare? Va bene, allora poi calcolate 1 chilo, 1 chilo e mezzo, ok? La metà del peso in patate, io già le ho pelate, le ho messe all'interno di una bowl con un pochino di acqua fredda. Questo serve ovviamente per evitare che si possano ossidare. Prepariamo un tris, un mix di sedano, carota e cipolla. Calcolate 50 g di sedano, 50 g di carota, 50 g di cipolla, una mica pois, tagliate tutto quanto a cubetti, già lo vedete. Un pochino di rosmarino, un paio di foglioline di alloro, che ci stanno bene, se volete potete mettere anche una fogliolina di salvia, uno spicchio d'aglio, salsa di pomodoro, QB quanto basta, calcolate per 1 chilo, mezzo chilo di salsa di pomodoro, del sale, del pepe, il magico, mitico, meraviglioso olio extravergine di oliva, questo è quello, ragazzi, del mio carissimo amico Giuseppe, e poi mezzo bicchiere di vino bianco secco. Are you pronti? E allora cominciamo la preparazione. Oh yeah! Cominciamo dunque la preparazione. All'interno di una padella dai bordi alti mettere olio extravergine di oliva, quindi aggiungere uno spicchio d'aglio, abbiamo soltanto eliminato la pellicina, lo lasciamo intero, un paio di foglioline di alloro, se volete potete aggiungere anche un peperoncino. A questo punto aggiungere i bocconcini di carne. In questa fase mi raccomando tenete il fuoco bello vivo. Far rosolare per bene la carne fino a quando non avrà rilasciato tutti quanti i propri liquidi. Ci vorranno all'incirca 10-15 minuti. Intanto aggiungere un pochino di sale e un pochino di pepe. Aggiungere anche un paio di rametti di rosmarino che gli daranno un tocco veramente spettacolare, poi dopo li eliminiamo a fine cottura. Inizialmente vedremo che la carne tenderà a rilasciare molti liquidi, ecco, non vi preoccupate, va assolutamente bene. Gli lasciamo rilasciare per bene tutti quanti i suoi liquidi e continuiamo tenendo sempre il fuoco bello vivo, perché dobbiamo farli evaporare, quindi dobbiamo farla asciugare, vedete, fino a che sul fondo non vedremo praticamente soltanto il grasso. Ok, a questo punto sfumare con il vino bianco secco. Quindi tutta la prima fase di cottura e anche adesso è sempre stata fatta a fuoco bello vivo. Ora dobbiamo far evaporare la parte alcolica del vino e dobbiamo fare asciugare anche i liquidi del vino, in maniera tale che il sapore si possa concentrare e si possano sviluppare tutte quelle reazioni chimiche per dar profumo e sapore a questa nostra meravigliosa pietanza. Quando sul fondo vedremo che praticamente c'è ancora di nuovo soltanto il grasso, quindi una sorta di olio, beh, allora a quel punto mettiamo le verdure. Ancora stiamo tenendo il fuoco bello vivo. Certo, quando mettiamo le verdure abbassiamo leggermente il fuoco e poi mettiamo ancora un pochino di sale. Il sale si mette in diversi momenti perché ogni ingrediente ha bisogno della sua giusta percentuale di sale, ok? Quindi abbiamo messo la prima volta un pochino di sale, poi che era per la carne, per aiutarci anche all'estrazione dei liquidi della carne. Poi l'abbiamo inserito adesso con le verdure, ok? E ci serve anche per estrarre
i liquidi di vegetazione delle verdure. Intanto io sto preparando anche le patate. Le patate, come vedete, per lo spezzatino si tagliano in tocchettoni grossi, non si fanno in tocchettoni piccoli, più o meno dello stesso diametro, ovvero della stessa dimensione dei bocconcini di carne, un pochino più grandi, ecco, via, diciamo così. A questo punto, quindi quando le verdure avranno rilasciato i propri liquidi e si saranno asciugati, allora mettere la salsa di pomodoro. Di salsa di pomodoro ne sto mettendo circa 500 grammi, mezzo litro, ok? Ecco, la metà della salsa di pomodoro, quindi 250 grammi o 250 millilitri di acqua, quindi la metà a livello visivo più che altro della salsa di pomodoro. Mettiamo quindi la salsa di pomodoro, mettiamo quindi l'acqua, mettere il coperchio, teniamo ancora ovviamente il fuoco bello vivo e portiamo velocemente ad ebollizione. Ora mettiamo ancora un pochino di sale, sempre poco però per ogni ingrediente. Questo sale è per il pomodoro, ok? Abbiamo raggiunto l'ebollizione, mettere il coperchio e da questo momento in poi cuocere a fuoco basso, quindi a fuoco dolce, per 25 minuti. Trascorsi i 25 minuti di cottura, guardate che meraviglia, guardate che risultato che abbiamo ottenuto, è possibile aggiungere le patate. Aggiungere quindi le patate, le abbiamo scolate ovviamente per eliminare l'acqua, mettere il coperchio e cuocere per altri 25 minuti a fuoco basso, ovvero fino a quando le patate risulteranno pronte, sempre fuoco basso e sempre con il coperchio. Il risultato finale che dobbiamo ottenere è questo. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Ragazzi, questo è uno spezzatino con i fiocchi. È buono, è saporito, è economico, è saziante, poi con del buon pane fatto in casa, pensate un po' che meraviglia. E va bene ragazzi, facciamo il nostro meraviglioso piattino, poi per chiudere il piatto un pochino, poco di olio extravergine di oliva a crudo e voilà, les jeux sont fatto. Lo quiero mucho. Alla prossima video ricetta. E voilà ragazzuoli, questa è una meraviglia, un piatto fantastico, una bella fetta di pane casereccio per fare poi la scarpetta, anche se ci sono le patate, però cioè veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Guarda che roba. E va bene. Allora, andiamo a fare la prova dell'assaggio, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto importante. Inoltre che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricette, bene, yes, e adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Allora, come vi dicevo, se ci sono poi dei pezzetti, a parte, cioè, quello che voglio far vedere è la morbidaggine, non so se si nota, quando, cioè, tenerissimo. Se poi ci sono dei pezzettini di cotenna, mamma mia, ma che cosa, ragazzi, che delizia, la patata, che buono. E poi il pane fatto in casa. Guarda, prendiamo subito un po' della puccetta, ci mettiamo anche sopra, vedi che ci mettiamo poi un bel pezzettino di carne. Mamma mia, che delizia. Poi quando fai la scarpetta, c'è quella parte di olio crudo che abbiamo messo sopra, che fa una chiusura che fa impazzire, ragazzi. È buona, mamma mia, è buona questa ricetta, guarda. Beijo e abbraccio, alla prossima video ricetta, lo quiero mucho. Ciao, vado a mangiare che ho fame, ma mangio col cucchiaio perché veramente è troppo buona, troppo buona.